Lezione 1. Comunicazione di follow-up. Lasciatemi raccogliere i numeri e vi risponderò al più presto. Ottimo! Apprezzo molto il tempo che hai dedicato a questo. Certo. Voglio assicurarmi che prendiamo la migliore decisione possibile. Questo è un approccio intelligente. Avere tutte le informazioni è di grande aiuto. Infine, vorrei sapere se hai bisogno di altro da me. Sì, se potessi controllare i tempi di consegna, sarebbe utile. Assolutamente. Mi assicurerò di includerlo nel mio follow-up. Grazie. Mi sento più sicuro con tutte queste informazioni. Sono felice di sentirlo. Assicuriamoci di essere ben preparati. Lezione 2. Cultura costiera. Ci sono villaggi di pescatori lungo tutta la costa, il che è piuttosto pittoresco. Sembra meraviglioso. Adoro il fascino delle comunità costiere. Sì, e anche l'agricoltura è importante nella regione, soprattutto per l'economia locale. Davvero? Non lo sapevo. Che tipo di agricoltura fanno? Coltivano una varietà di colture, tra cui frutta e verdura. Interessante. Scommetto che i mercati locali sono vivaci e colorati. Assolutamente sì. I prodotti freschi della zona sono una grande attrazione per i visitatori. Sembra un posto meraviglioso per scoprire la cultura locale. Davvero. Si può imparare tantissimo sulla comunità locale. Lezione 3. L'influenza della natura. Giusto. Gli elementi ispirati alla natura possono aggiungere un senso di tranquillità a qualsiasi spazio. Sono completamente d'accordo. Portare l'esterno all'interno può essere davvero rilassante. Sì, e crea un legame con la natura che molte persone desiderano ardentemente. Esatto. Le piante e i materiali naturali possono davvero trasformare una stanza. Hai mai provato a integrare elementi naturali nella tua casa? Sì, ho alcune piante che ravvivano davvero il mio soggiorno. Fantastico! Ho sentito dire che anche le piante possono migliorare la qualità dell'aria. Certo che sì, e in più aggiungono un tocco di vita e colore allo spazio. Forse dovrò comprarne un po' anche per casa mia. Lezione 4. Aspirazioni di viaggio. Beh, voglio esplorare una nuova città e rilassarmi su una bellissima spiaggia. Sembra la fuga perfetta. Hai già una destinazione specifica in mente? Sto pensando a un posto tropicale, magari con anche una cultura ricca da esplorare. Sarebbe fantastico. Unire l'avventura al relax è il meglio di entrambi i mondi. Esatto. Voglio anche provare la cucina e le attività locali. Hai pensato a quanto tempo vorresti rimanere? Penso che ci vorrà una settimana, dovrebbe darmi abbastanza tempo per godermi tutto. Sembra l'ideale. Avrai tutto il tempo per rilassarti ed esplorare. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare questo viaggio. Lezione 5. Passeggiate mattutine. Quel parco sembra perfetto per le passeggiate mattutine,
mi piace davvero iniziare la giornata all'aria aperta. Assolutamente sì. L'aria fresca e il panorama possono davvero dare un tono positivo alla giornata. Sono d'accordo. Dovremmo andarci insieme qualche volta? Sì, mi piacerebbe molto. Renderebbe l'esperienza ancora più piacevole. Forse potremmo esplorare percorsi diversi ogni volta che andiamo. Sembra un'idea divertente. Mantiene le cose interessanti. Inoltre, possiamo motivarci a vicenda a perseverare. Esatto. Avere un compagno di passeggiate fa tutta la differenza. Allora pianifichiamo per l'inizio della prossima settimana. Lezione 6. Muoversi. Per raggiungere il monumento è possibile prendere un taxi o utilizzare i mezzi pubblici. Sembra comodo. È facile muoversi con i mezzi pubblici? Sì, è piuttosto facile da usare, soprattutto con i cartelli in inglese. Buono a sapersi. Ora mi sento più a mio agio nell'usarlo. Inoltre, è un ottimo modo per vedere più cose della città mentre si è in viaggio. Sono d'accordo. Mi piace osservare lo stile di vita locale durante gli spostamenti. Esatto. Contribuisce a rendere l'esperienza complessiva di visitare un posto nuovo. Dovremmo cercare i percorsi migliori prima di partire? Certamente. Pianificare in anticipo può farci risparmiare tempo e stress. Lezione 7. Controllo meteo. Certo. A proposito, hai già controllato il meteo per domani? No, non ne ho avuto la possibilità. Dovrebbe piovere? Ho sentito dire che potrebbero esserci degli acquazzoni, quindi è bene controllare. Sarebbe un'informazione utile. Potremmo dover modificare i nostri piani. Esatto. È sempre meglio essere preparati ai cambiamenti meteorologici. Dovremmo portare degli ombrelli per ogni evenienza? Sì, penso che sia un'idea intelligente. Meglio prevenire che curare. D'accordo. Mi assicurerò di portare il mio. Ottimo. Speriamo comunque che il cielo sia sereno. Lezione 8. Visita in ospedale. Domani devo andare in ospedale per farmi togliere le tonsille. Oh no, sembra un po' scoraggiante. Sei nervoso? Un po', ma so che è una procedura comune. È vero, molte persone lo hanno fatto senza problemi. Esatto. Voglio solo assicurarmi che tutto vada liscio. Capisco. Hai qualcuno che ti accompagna? Sì, la mia famiglia sarà lì per sostenermi. Fantastico. Avere supporto fa davvero la differenza. Spero di rimettermi presto in piedi. Lezione 9. Biglietti per la cerimonia pubblica. Il significato era quello di piccoli biglietti. Questi biglietti venivano dati alle persone che partecipavano a una cerimonia pubblica. Interessante. Che tipo di cerimonia era? È stata una celebrazione dei successi e dei traguardi raggiunti dalla comunità. Sembra significativo. Tutti hanno avuto la possibilità di partecipare? Sì,
I biglietti hanno permesso alle persone di partecipare e godersi i festeggiamenti. Adoro eventi come questo. Uniscono davvero le persone. Esatto. Promuove un senso di comunità e di orgoglio. Ci sono state attività o spettacoli speciali? Sì, c'erano discorsi, musica e persino qualche bancarella di cibo locale. Lezione 10. L'abitudine di mangiarsi le unghie. Non so se mio fratello smetterà mai di mangiarsi le unghie. Può essere un'abitudine difficile da abbandonare. Vuole smettere? Lo fa, ma sembra che ogni anno abbia difficoltà. Immagino. Spesso è più facile a dirsi che a farsi. Ogni gennaio ha intenzione di fermarsi, ma non dura mai a lungo. È interessante come le abitudini possano essere così persistenti. Sì, e a volte per cambiare ci vuole più della semplice forza di volontà. Forse potrebbe provare qualche tecnica per aiutarlo a smettere? Ottima idea! Il rinforzo positivo potrebbe funzionare per lui. Lezione 11. Acquisto di un nuovo forno. Bene, ho comprato di recente un nuovo forno di una marca nota per la sua efficienza. È entusiasmante. Quali sono le sue caratteristiche? Dispone di un'opzione autopulente e di varie modalità di cottura. Sono delle caratteristiche fantastiche. Devono rendere la cucina più facile. Sì, e si riscalda rapidamente, il che fa risparmiare un sacco di tempo. Capisco perché hai scelto quel marchio. L'efficienza è fondamentale in cucina. Esatto. Voglio passare meno tempo a cucinare e più tempo a godermi i pasti. Hai già provato qualche nuova ricetta con questo prodotto? Non ancora, ma non vedo l'ora di sperimentare presto. Lezione 12. Coinvolgimento della comunità. Negli ultimi 20 anni siamo stati davvero presenti nella comunità fin dall'inizio. È impressionante. Dimostra un forte impegno per lo sviluppo locale. Assolutamente sì. Ma eravamo pronti ad affrontare le sfide che avremmo incontrato lungo il cammino? Bella domanda. Spesso è molto più complesso di quanto sembri. Sì, l'espressione è troppo semplice e spesso non cattura la realtà. Esatto. Il lavoro di comunità richiede molta dedizione e capacità di adattamento. Hai notato dei cambiamenti specifici nella comunità in quel periodo? Sì, sono stati apportati molti miglioramenti, ma permangono delle sfide. È un viaggio continuo, non è vero? Lezione 13. Requisiti del lavoro. Quali sono i requisiti per questa posizione? Sono essenziali ottime capacità comunicative ed esperienza. Ha senso. La comunicazione è fondamentale in qualsiasi ruolo. Assolutamente sì. È fondamentale per il lavoro di squadra e la collaborazione. Sono richiesti anche dei requisiti specifici? Sì, anche titoli di studio o certificazioni pertinenti possono essere importanti. Capisco. È bene sapere a cosa prepararsi. Certamente. Avere le giuste competenze può fare una grande differenza.
Stai pensando di candidarti per una posizione simile? Lezione 14. Piani per la cena. Cos'altro dovrei preparare? Magari una pasta con verdure arrosto e un'insalata fresca? Sembra delizioso. Le verdure arrostite aggiungono un sapore davvero delizioso. Sono d'accordo. Inoltre, è un'opzione sana e facile da preparare. Sì, e puoi personalizzarlo con qualsiasi verdura tu abbia a disposizione. Esatto. È un ottimo modo per riutilizzare gli avanzi. Hai intenzione di aggiungere salse o spezie particolari? Sto pensando a una salsa all'aglio e alle erbe aromatiche per esaltare i sapori. Che buono! Questo renderà il piatto ancora più speciale. Non vedo l'ora di provarlo. Lezione 15. Prendere in prestito oggetti. Se qualche volta vorrai prendere in prestito i miei attrezzi, ovviamente dovrai fare attenzione. Grazie, lo apprezzo. Che strumenti hai? Ho un trapano, delle chiavi inglesi e una levigatrice. Sono tutti in buone condizioni. Perfetto! Mi servirebbe un trapano per alcuni progetti domestici che ho in mente. Ricordatevi solo di restituirli nelle stesse condizioni, per favore. Assolutamente. Me ne prenderò cura. Per quanto tempo posso prenderli in prestito? Una settimana dovrebbe bastare. Se hai bisogno di più tempo, fammelo sapere. Ottimo! Farò in modo di finire i miei progetti il più velocemente possibile. Non vedo l'ora di vedere cosa creerai. Lezione 16. Focus sulla salute. Ciao, come stai? Ho sentito che ti stai concentrando sulla tua salute. Sto bene, grazie. Sì, sto cercando di mangiare meglio e di fare regolarmente esercizio fisico. Fantastico! Quali cambiamenti hai apportato finora? Ho iniziato a preparare i pasti e ad andare a correre la mattina. Sembra fantastico! Preparare i pasti in anticipo può farti risparmiare un sacco di tempo durante la settimana. Esatto, mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi di alimentazione sana. Ti piace correre? Lo sono, mi schiarisce la mente e mi dà più energia per affrontare la giornata. Fantastico! Continua così, sembra che tu sia sulla strada giusta. Lezione 17. Viaggi sicuri. Sarà un piacere aiutarvi. Buon viaggio e fateci sapere se avete bisogno di altro. Grazie. Apprezzo davvero tutto il vostro aiuto. Certo. Vogliamo assicurarci che tu sia ben curato. Significa molto per me. Pensi che dovrei mettere in valigia qualcosa di specifico? Ti consiglio di controllare le previsioni meteo prima di partire. Ottima idea. Mi assicurerò di farlo. E non dimenticare di portare con te tutti i documenti necessari. Sì, controllerò 2 volte il mio passaporto e i biglietti. Perfetto. Buon viaggio e non vedo l'ora di sapere com'è andata. Lezione 18. Ricerca di mercato. Assolutamente. Dovremmo condurre ricerche di mercato per comprendere meglio le esigenze dei clienti.
Questa è una mossa intelligente. Su quali aree specifiche dovremmo concentrarci? Penso che dovremmo analizzare le preferenze e le abitudini di acquisto dei clienti. Sì, comprendere il nostro pubblico ci aiuterà a creare prodotti migliori. Esatto. È fondamentale sapere cosa apprezzano di più. Dovremmo inviare sondaggi o condurre interviste? Una combinazione di entrambi potrebbe fornire una visione completa. Sembra un piano solido. Iniziamo a formulare alcune domande. Non vedo l'ora di scoprire quali spunti riusciremo a raccogliere. Lezione 19. Pianificazione del viaggio. Ehi, hai pensato di organizzare un viaggio di recente? Sì, ho sempre voluto esplorare nuovi posti. Sembra entusiasmante. Hai già una destinazione in mente? Sto valutando alcune opzioni, magari un posto tropicale. Tropicale sembra fantastico. Cosa ti attrae di quei posti? Adoro le spiagge e la possibilità di scoprire culture diverse. Ottimo motivo. Hai mai viaggiato molto in luoghi tropicali prima? Non quanto vorrei, quindi sarebbe una grande avventura. Diamo un'occhiata insieme ad alcune opzioni. Lezione 20. Requisiti per l'ufficio. Ho alcune informazioni di cui il personale dell'ufficio ha bisogno. Buono a sapersi. Di cosa hanno bisogno? Prima o poi dovrai recarti in un ufficio per raccogliere tutti i dettagli necessari. Ha senso. Spesso è più facile ottenere informazioni di persona. Esatto. Gli incontri di persona possono chiarire rapidamente molte cose. Dovrei preparare qualcosa per quella visita? Sì, porta con te un elenco di domande per assicurarti di aver risposto a tutte le domande. Lo farò. Sembra che ci aspetta un incontro produttivo. Certamente. Sono sicuro che raccoglierai tutte le informazioni necessarie. Lezione 21. Preferenze di carriera. Che cosa preferisci per la tua carriera? Sono aperto a vari settori, ma ne ho alcuni preferiti in mente. Ottimo approccio. Quali settori stai prendendo in considerazione? Sono particolarmente interessato alla tecnologia e all'assistenza sanitaria. Sono entrambi settori in rapida crescita. Cosa ti attrae di loro? Amo il modo in cui la tecnologia può migliorare la vita delle persone e l'assistenza sanitaria è sempre essenziale. Assolutamente sì. È gratificante lavorare in ambiti che fanno la differenza. Sì, voglio sentirmi realizzato nelle mie scelte di carriera. Questa è una prospettiva saggia. Continua a esplorare queste opzioni. Lezione 22. Abitudini alimentari. Sai, di solito torna con il mal di stomaco perché mangia troppo. Davvero? Sembra scomodo? Imparerà mai qualcosa da questa esperienza? Non proprio. Sembra che gli piaccia troppo il cibo per preoccuparsene. Capisco. A volte il cibo è semplicemente troppo allettante. Esatto. Ma è importante ascoltare i segnali del tuo corpo.
Sì, la moderazione è fondamentale, soprattutto quando si tratta di pasti abbondanti. Hai mai avuto un'esperienza simile? Assolutamente. Ho imparato a regolarmi quando sono ai buffet. Ottima strategia. È tutta una questione di equilibrio, giusto? Lezione 23. Preferenze film. Ha molti attori e attrici preferiti. Interessante. Ha un genere cinematografico preferito? Sì, a volte guarda film tristi che toccano davvero le corde del cuore. Capisco perché. I film emozionanti possono avere un impatto così forte. Assolutamente sì. Spesso danno origine a conversazioni profonde in seguito. Anche a te piace guardare film tristi? A volte, ma preferisco le commedie per alleggerire l'atmosfera. Giusto. Un buon mix di generi rende il tutto più interessante. Certo. È bello esplorare emozioni diverse attraverso il cinema. Lezione 24. Affiliazioni globali. L'organizzazione aveva affiliazioni in tutti e 6 i continenti, con oltre 170 Paesi membri. Wow, è impressionante. Deve essere una sfida gestire una rete così vasta. Certamente. Coordinarsi con così tante culture e normative è complesso. Posso immaginarlo. Quali sono gli obiettivi principali dell'organizzazione? Si concentrano sulla promozione della cooperazione e dello sviluppo internazionale. Questa è una causa nobile. È importante collaborare a livello globale. Sì, e richiede comprensione e rispetto per le diverse prospettive. Esatto. La collaborazione è fondamentale per risolvere le sfide globali. Non vedo l'ora di vedere come continueranno a crescere e ad adattarsi in futuro. Lezione 25. L'avventura ti aspetta. Partire subito per un'avventura sembra perfetto. Non potrei essere più d'accordo sull'esplorare nuovi posti. Assolutamente sì. C'è qualcosa di emozionante nello scoprire l'ignoto. Hai pensato a dove vorresti andare per primo? Sono propenso per la montagna. Amo le escursioni e l'aria fresca. Sembra incredibile. La vista da lassù deve essere mozzafiato. Sì, e mi piace la sfida di una bella escursione. E a te? Ho sempre desiderato esplorare una città vivace, ricca di cultura e storia. Sarebbe divertente. L'energia delle città può essere davvero stimolante. Esatto. Pianifichiamo insieme le nostre avventure, potrebbe essere molto divertente. Lezione 26. Scelte musicali. Che ne dici di imparare a suonare il sassofono? Sembra molto divertente. Oppure forse preferiresti uno strumento a corda come un violino o un violoncello? Ho sempre ammirato la profondità del suono del violoncello. Il violoncello ha un suono meraviglioso e ricco. Può davvero evocare emozioni forti. Esatto. Ma il sassofono ha un suono così vivace e allegro. Vero! È ottimo per il jazz e dà molta energia alla musica.
Secondo te, da quale sarebbe più facile iniziare? Direi che il sassofono potrebbe essere più accessibile ai principianti. Ottima osservazione. Forse dovrei provarci prima. Lezione 27. Comunicazione chiara. Sono d'accordo, cerchiamo di essere chiari e di includere date specifiche per maggiore chiarezza. Ottima idea. Aiuta tutti a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda. Esatto. Evita qualsiasi confusione su tempi e aspettative. Dovremmo scrivere una bozza di email in cui riassumiamo tutto? Sì, assicuriamoci di evidenziare le date e le attività chiave. Me ne occuperò io. È importante comunicare in modo efficace. Assolutamente sì. Una comunicazione chiara è essenziale per una collaborazione fluida. Una volta inviato, potremo verificare che tutti abbiano compreso. Ottimo piano. Facciamo in modo che questo progetto abbia successo. Lezione 28. Buone pratiche commerciali. È importante parlare con le persone prima che siano loro a parlare con te, soprattutto nel mondo degli affari. Sono d'accordo. Costruire relazioni è fondamentale per comprendere i bisogni degli altri. Walton riteneva inoltre che le buone offerte dei fornitori dovessero essere trasferite ai clienti. Sì, la trasparenza negli affari crea fiducia e lealtà. Esatto. Crea una situazione vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Hai visto esempi di aziende che lo fanno bene? Sì, molti negozi locali puntano sul coinvolgimento della comunità e sulla correttezza dei prezzi. È incoraggiante. Dimostra che le pratiche etiche possono portare al successo. Certo. Si tratta di creare un impatto positivo. Lezione 29. Desideri e bisogni. Questi desideri sono interessanti perché non vorrei sprecarli. Sì, è importante sfruttare al meglio ciò che abbiamo. Non credo che vorrei milioni di dollari se ciò significasse perdere i miei valori. Questa è una prospettiva saggia. La ricchezza dovrebbe essere accompagnata da responsabilità. Esatto. Preferirei avere abbastanza per vivere comodamente e aiutare gli altri. La penso allo stesso modo. Si tratta di creare un equilibrio nella vita. Sì, e concentrarsi sulle esperienze piuttosto che sulle cose materiali è fondamentale. Assolutamente. I ricordi durano più a lungo dei beni materiali. Manteniamo questa mentalità mentre perseguiamo i nostri obiettivi. Lezione 30. Innovazioni alimentari. La cena o una coppa gelato potrebbero uscire direttamente dalla macchinetta. Sembra futuristico. Immagina quanto sarebbe comodo. Risparmierebbe sicuramente tempo nella cottura e nella pulizia. Sì, ma il sapore sarebbe buono quanto quello dei piatti fatti in casa. Questa è la domanda fondamentale. Di solito, gli ingredienti freschi fanno la differenza. Vero. Penso che ci sia qualcosa di speciale nel preparare il cibo da soli. Sono d'accordo. Cucinare può essere un processo creativo e divertente. È anche un modo per entrare in contatto con gli altri condividendo i pasti. Esatto. Apprezziamo l'arte della cucina godendoci le comodità moderne.
Lezione 31. Leadership flessibile. In conclusione, nel mondo odierno è essenziale un approccio flessibile alla leadership. Non potrei essere più d'accordo. L'adattabilità può avere un impatto significativo sul successo di un team. Sì, i leader devono rispondere in modo efficace ai cambiamenti e alle sfide. Hai visto esempi di successo di leadership flessibile? Assolutamente sì. Le aziende che accolgono il cambiamento tendono a prosperare nei periodi difficili. È impressionante come alcuni leader promuovano l'innovazione attraverso la flessibilità. Esatto. Incoraggiare il contributo del team può portare a soluzioni migliori. Ottima osservazione. La collaborazione è fondamentale in qualsiasi ruolo di leadership. Teniamo a mente questi principi mentre sviluppiamo le nostre capacità di leadership. Lezione 32. Incontrare nuove persone. Fantastico! Hai incontrato tutti in ufficio? Non ancora, ma ho già incontrato alcuni colleghi. È un buon inizio. Ci vuole tempo per conoscere tutti. Sì, non vedo l'ora di entrare in contatto con più persone. Costruire relazioni sul lavoro può fare una grande differenza nella soddisfazione lavorativa. Assolutamente. È bello avere amici sul posto di lavoro. Hai trovato qualcuno con interessi simili ai tuoi? Sì, ad alcuni di loro piacciono le escursioni e le attività all'aria aperta, proprio come a me. Fantastico! Magari potreste organizzare qualche uscita insieme. Lezione 33. Nozioni fondamentali di business. Le attività necessarie per creare e vendere un prodotto o un servizio sono affascinanti. Sì, lo sono davvero. Quali pensi siano le aree funzionali più importanti di un'azienda? Direi che il marketing e le vendite sono fondamentali per lanciare il prodotto sul mercato. Certamente, ma la produzione e il servizio clienti sono altrettanto importanti. Esatto. Ogni area deve collaborare per il successo complessivo. Ti sei occupato personalmente di qualcuno di questi ambiti? Sì, ho svolto un po' di lavoro nel marketing ed è stato davvero gratificante. Fantastico! Comprendere tutti gli aspetti può davvero migliorare le tue competenze. Certamente. Nel mondo degli affari è un processo di apprendimento continuo. Lezione 34. Trasporto pubblico. Fantastico! Con quale frequenza passano gli autobus in questa zona? Di solito passano ogni 15 minuti nelle ore di punta. Davvero comodo. Rende gli spostamenti molto più facili. Sì, e aiuta a ridurre i tempi di attesa, il che è sempre un vantaggio. Ritieni che il trasporto pubblico qui sia affidabile? Nella maggior parte dei casi sì, di solito è puntuale. Buono a sapersi. Preferisco usare i mezzi pubblici quando posso. Lo stesso vale per me. È ecologico e spesso meno stressante della guida. Esatto. Allora pianifichiamo i nostri viaggi utilizzando il sistema degli autobus. Lezione 35. Prospettiva del figlio di mezzo. Penso che mi piaccia essere la figlia di mezzo, riesco a relazionarmi con mia sorella maggiore e mio fratello minore. Interessante.
Essere nel mezzo spesso ti offre una prospettiva unica. Esatto. Riesco a vedere entrambi i lati delle cose, il che mi aiuta a mediare i conflitti. Sembra prezioso. Ti è più facile capire il loro punto di vista? Sì, certamente. Posso comprendere la responsabilità di mia sorella e l'atteggiamento spensierato di mio fratello. Deve essere un gioco di equilibri, però, come ci riesci? Cerco di ascoltare entrambi e di dare consigli quando necessario. Questo sì che è un approccio maturo. Essere il figlio di mezzo sembra avere i suoi vantaggi. Davvero. Apprezzo il ruolo che svolgo nelle dinamiche della nostra famiglia.